Prima spesa in Polonia, pomodori gialli, pinza, cannoli, panettone, E che vuoi super pomodori gusto bello. Calabrian chili peppers. Concludiamo la spesa con un lascia. Buongiorno Polonia! Buongiorno, col solito cappuccino mattutino ci troviamo in Polonia. Siamo esattamente a Myslenice. Siamo nella piazza del mercato, una cittadina diciamo famosa in inverno, perché qua ci sono parecchi sport invernali, piste da sci, insomma, il classico paesino invernale, che in questo periodo qua vengono usate per le piste di downhill. Siamo a 200 metri d'altezza e uno si dice, nevica? Sì, perché a questa altitudine qua, o meglio, a questa longitudine nell'Europa nevica d'inverno, qua nevica. Il primo impatto con la Polonia è che è uguale all'Italia. Penso anche come prezzi, almeno in queste zone qua che probabilmente sono un pochino più per gente facoltosa, 2 cappuccini in questa piazza 5 euro, quindi stessi prezzi dell'Italia. No, 6. Ah, 6 euro, ok. Ma adesso lascio la parola al nostro inviato Marina. Prime impressioni della Polonia. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo girato 3 paesi praticamente, Sì. perché siamo entrati dalla parte sud della Polonia, praticamente nei Monti Tatra. Volevamo andare nella capitale sciistica, si chiama Zakopane, magari vi metto la mappa qua. La Cervigna dei Noartri. Sì, ma praticamente, a parte che comunque ieri faceva freddissimo e non andavamo a rinfrescarci, era peggio del peggio, però non c'erano... Tanto è vero che la signorina ieri sera mi ha fatto cucinare il risottino ai funghi perché aveva fame e mezzogiorno, proprio perché non sapeva cosa fare, mi ha fatto fare una zuppa di legumi. Quando Rendete fa freddo. conto? Se fa freddo, fa freddo. Vabbè. Comunque, vabbè, questi paesi carini, visivamente passandoci, però parcheggi zero. Beh, c'è da dire una cosa, questi paesini sono sviluppati su una strada e di fianco ci sono le montagne. Fisicamente diventa anche difficile avere dei parcheggi. Non sono vietati, non abbiamo visto divieto ai camper, almeno fino ad oggi. No, infatti il primo parcheggio che abbiamo provato era libero, si pagava per ore, però era in verticale, cioè è tutto in montagna, quindi Così. non ci stavamo neanche coi cuni. Comunque alla fine abbiamo deciso di venire un pochino più in giù, siamo a 200 metri sul livello del mare, siamo in questa piazza che è molto bella, non so neanche identificare lo stile. Particolare queste facciate con questo abbaino, Sì, è un nordico non ancora nordico. rinascimentale austro-ungarico. Ti lascio parlare, poi Vabbè, voi beccatevi questo che è. Tanto- Ma non è neanche Wikipedia, questo è frutto del mio sacco bucato. Però questa cittadina qua è una cittadina famosa per il turismo. Infatti ci sono delle piste da sci, pur essendo 200 metri, perché qua nevica ragazzi, a queste latitudini, slimitudini, nevica. E in questo momento qua quelle piste da sci lì sono utilizzate per fare downhill. C'è la seggiovia che ti porta su e scendi con la bicicletta. tra l'altro questa seggiovia è proprio vicino al parcheggio dove siamo andati a dormire questa notte. Cioè questa notte in realtà abbiamo cambiato 2 parcheggi. Il primo era praticamente il parcheggio del cimitero, era bello perché abbiamo visto il tramonto sulle lapidi, è questa collina che scende, bello come posto, Bel perché panorama, anche a se parte le effettivamente lapidi dire bello è un po' particolare, però Esatto. aveva un che di affascinante. Però era sulla statale. Sì. Allora abbiamo detto andiamo in un posto un po' meno rumoroso. Esatto, e abbiamo scelto Bravissimo. un ottimo parcheggio davanti allo stadio. Oltretutto lo stadio lo sta rifacendo, quindi non c'era nessun evento né niente. Ma- Parcheggio bello, luminoso, ci siamo sentiti più sicuri che la statale. Per essere sincero, sulla statale eravamo un po' incerti, passavano solo macchine, vabbè, insomma, abbiamo deciso di spostarci. Il problema è che è iniziato ad arrivare ragazzini alle 9 con le macchine alla Fast and Furious, che io capisco perché insomma, belle modifiche, turbo, marmite, però c'era un pirla che ogni 2 minuti faceva il giro e si fermava. Il giro del Si parcheggio fermava. con sgommate, sgasate, colpi, la marmitta spapapam. Vabbè, Cioè roba da infarto. aveva montato la marmita nuova, sono andati avanti fino all'1 di notte. Ora, bene, divertitevi, non voglio fare il babbucchione, però cacchierò, ma la polizia a dare un giro di vite Non è o i passato vicini nessuno. si vede che è permesso. Dopo l'una se ne sono andati tutti a casuccia e si è dormito fino alle 7 del mattino, dove poi è iniziato ad arrivare la gente, normale. Siamo venuti in Polonia appunto per prendere fresco e poi per vedere se effettivamente è un paese economico così come lo dipingono. Ci hanno detto che Sì. la Polonia è molto economica, ci sono anche supermercati delle catene nostre tipo la Lidl
e dovrebbero anche costare meno. Adesso andiamo a fare un giro in bicicletta, vi portiamo con noi e vediamo se scopriamo qualcosa di interessante in questa cittadina. Ecco qua la chiesa gotica di Mislenice del 1465. Però voglio farvi notare una cosa, giusto così per chiudere il cerchio. Allora, qui sopra c'è una croce con sopra scritto avere Dio sopra di voi. Qua Dio è Boga. Io di cognome faccio Boga. 1 più 1 fa 2. Ragazzi, traducete in Google, mettete scritto Boga in polacco e vedrete che la traduzione è Dio. Boga umarella! Non ci credo! Questo è un altro segnale. Devo guardarlo però. Probabilmente c'è un matrimonio oggi. La domanda è: cattivo gusto o realmente italiani che sono venuti qua con dubbio provenire? Diciamo così. Una vecchissima casa loro, strana, ha un mix fra quelle della Slovacchia, comunque fatte completamente in legno, col tetto in Eternit. Spettacolo. Piekarnia è la panetteria. Tipico prodotto pollandese. Riesci a parlare, a No. respirare? È una specie di panino brioche di onion and paprika. 2,30, Zloty. quindi 60 centesimi. Ed ecco qua la vecchia stazione dei Vigili del Fuoco, che ricorda un pochino quelle che sono le stazioni dei Vigili del Fuoco di Chicago. Da qualche serie televisiva si vede quello, almeno me lo ricordo. Bella, veramente antica questa. Avrei trovato qualcosa da rubare anche qui in Polonia. E ragazzi, questi alberi di amarene sono carichi. C'è una gara di skate lungo il fiume. Questo è proprio da local, Mettere le sdraio direttamente nell'acqua. Questa qua praticamente è la spiaggia pubblica. Noi siamo nel parco, il parco cittadino. E noi ce la passiamo sdraiati qua. Abbiamo trovato un'amaca libera e dopo essersi schiantato a terra Mauro è riuscito a salire. Sentare a terra, non ti muovi tu. No, io sono Fare ferma. così. Guarda, adesso cadiamo di nuovo. Ed ecco venuti qua al circuito di Monza, le gare sono finite questa notte. Questo qua è il circuito. Da là in fondo girano lì, fanno il giro del parcheggio, tutto lì attorno e ritornano come questo qua, però questo va piano, sta ancora provando il circuito. E siccome stanotte non ci interessa vedere un'altra gara outdoor locals, ce ne andiamo da un'altra parte. Speriamo, insomma. Ho già individuato un posto, ma vediamo. Giusto? Figlia della suocera? Sono figlia della suocera. Esatto. Oh, chiaro. Dai, speriamo che il prossimo posto sia migliore. Questo ha l'aria di essere un posto veramente tranquillo. Guarda, parole famose. ti è. Ci
Ci sono dei tavolini, abbiamo degli amici e ci sono... Questo è il rumore dei deltaplani, bravo. Cosa c'è qua? C'è una griglia. Ancora accesa. È calda. Siamo arrivati tardi, peccato. Esatto. Comunque c'è un bel campovolo. Dai, vieni qua che ti racconto. Vi dico una cosa, noi anni fa facciamo le vacanze in moto, no? E andavamo spesso sovente in Spagna. Ed era un classico fermarsi a gasolinere, si chiamano così, quindi alle stazioni di servizio, e prenderci qualcosa, perché devo dire che questo cappuccino è una gran crema. E questo ce lo ricordo, perché adesso stiamo facendo colazione in un distributore di benzina, aspettando che la nostra lavatrice finisca. Vallate, montagne, colline, tutto verde con queste belle casette, che poi tra l'altro abbiamo notato che non ci sono palazzi, cioè ci sono soltanto Cane pazzi. casette singole, non so come mai, comunque è tutto verde, ma il caldo non ci assiste. Infatti, come vedete, io sono completamente rincoglionito. Ci siamo parcheggiati in un parchetto, area sosta. No, è un distributore di benzina dove davanti ha un parco e ha dei spazi molto lunghi per camion, camper, pullman. Non siamo soli, ce ne sono tantissimi. Sì, siamo e stantissimi. siamo a... che città è? Me lo chiedi. Mamma mia, è una città tra l'altro famosissima perché siamo venuti, perché domani abbiamo un appuntamento importante, ma intanto questa sera andiamo a provare una specialità. Comunque la città è, no, non ve la dico, la scoprirete domani. Tra qualche secondo. Esatto. Va bene, andiamo a cena, dai. Dai, che fa caldo. Dai. Ah, volevo dire, uno va al nord, cerca il fresco, ma noi abbiamo una fortuna col caldo. La ola di calore più importante degli ultimi 150, pare che adesso dicono sempre queste cose, però realmente fa caldo. E qua abbiamo chiesto, in effetti non lo fa tante volte qui, quindi sempre fortunati, no? Però stanotte c'è una perturbazione. Diciamo che poi in questi posti il refrigerio viene di notte, perché c'è grande escursione termica, perché magari di giorno fa 28 gradi, ma di notte fa 10. 28, c'erano 33 prima. Lo so, fate un mal di testa. Dai. Questo è il posto, una casettina di legno, Laco Smaki. Tipo una baita di legno e la specialità è questa. Birra locale polacca e birra Menta limone. Sì. zero. Saluto. Questo è quello che ci è arrivato nel piatto. Ragazzi, è bellissimo. Sembra quasi un rosti. Secondo me è buonissimo solo a vederlo. E sono delle patate con sopra questa salsina all'aglio, l'abbiamo scelto per me marina, c'è questa intimità. E poi c'è una salsina ai funghi, puoi scegliere, metterci della carne, insomma, puoi scegliere un po' come vuoi tu. E non resta che assaggiarla. Vai con l'assaggio. Un piatto Tipico. che ad agosto ci sta benissimo. Tra l'altro è con dentro 80 gradi, non so come fanno a vivere qua. Il ventilatore non l'ho ancora inventato. Comunque è molto buono, adesso se mangi magari. Buongiorno. Parlo piano perché ci sono gli altri che stanno ancora dormendo, gli altri sono altri camper che si sono parcheggiati qua ieri. Allora, siamo a... Ve lo dico? Sì, ve lo dico. Ma fate i bravi, Ve lo dico, siamo a Belisca. Belisca. 2 secondi si è già dimenticato. Come cazzo era? Vabbè, Vielisca. Non Belisca, Vielisca. Tanto è sbagliata la pronuncia e tutto. Comunque, perché è famoso questo posto? Perché qua c'è la seconda miniera di sale più grossa della Polonia. Ed è molto particolare, molto turistica la cosa. Però va sotto i circa 300 metri. Ci sono un botto di scalini da fare in discesa. In salita mi sono informato c'è un ascensore. E vediamo quanti altri scalini, spero solo ascensore. Ma perché è famosa? Perché è spettacolare. Perché tutto quello che c'è lì dentro è stato scolpito dai minatori. E quindi negli anni hanno creato questa sorta di città sotterranea.
Adesso pigliamo le biciclette perché siamo a circa 1,5 chilometri da lì, dall'ingresso, anche perché parcheggiare attorno è praticamente impossibile, perché fra abusivi, fra prezzi stile via Napoleone a Milano, eccetera eccetera, insomma non era possibile parcheggiare lì. Infatti sono tutti qua parcheggiati. Damn, sì, damn! Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it. E qui alle mie spalle c'è una struttura fatta con tutti i rametti di legno appilati uno sopra l'altro. Ora non so se poi c'è una struttura anche all'interno, ma questa qua è una struttura appunto di legnetti dove c'è l'acqua che cicola dentro, quest'acqua salmastra, e dicono che fa bene per i polmoni, per chi ha l'asma, perché praticamente rilascia salsedine. E quindi paghi 3-4 euro per andare dentro e fare un giro attorno a questa torre di sale della miniera. Una particolarità, diciamo così. Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it. Feels like a loop. C'è tutto un parco prima di arrivare alle entrate, praticamente alla fine la miniera rimane tutta qua sotto. Running me out of my mind, got me confused. But I figured you out, but you're making me. Siamo venuti in questa miniera infatti appunto anche perché dicono che proprio dentro a tutto il percorso si respira un'aria particolare, quasi curativa per chi ha problemi di asma. Se quello prima di te ha avuto altri tipi di problemi, l'area non è proprio, diciamo, curativa. Non l'avevo capita subito. Io sì, perché Vabbè. sono io quello. Allora vediamo che tu starai dietro e starò davanti sicuramente. Comunque qua subito all'ingresso troviamo una mappa che ci fa capire più o meno com'è la distribuzione Siamo degli qui. spazi. Si scende così, Non vedo l'ascensore di ritorno però. questo pirla. Comunque io ho lo zaino perché hanno detto che dentro ci sono tra i 14 e i 18 gradi, quindi non so se una felpa mi basta, ne ho due E io rigorosamente coi pantaloncini corti. comunque durerà un paio d'ore, quindi abbiamo il tempo di congelarci tranquillamente. Ah, un'altra cosa importante, siamo pronti proprio per il salasso, si parla di sale Dicesi scam. No, vabbè, scam no, però vi fa capire alcune cose. Il biglietto d'ingresso costa 25 euro, ma se scegli qualsiasi altra lingua, perché sei obbligato a scegliere una guida nella tua lingua, magicamente costa 35 euro, che tu lo scegli italiano, inglese. Quindi i polacchi hanno questa fortuna di pagare 25, gli stranieri 35. Esci. Oggi facciamo un'altra turistata proprio tutto il giorno, anche il caffè preso dentro al recinto costa 3,50 euro e li prendiamo. Ci sono due problemi qua nella mia mano. Uno, che se prendeva una birra costava meno. Due, che un latte caldo a 14 gradi può scatenare l'inferno. Io cammino davanti e tu dietro. Come vi diceva Mauri prima, abbiamo dovuto scegliere un tour in italiano, quindi non vi diciamo più niente di questa miniera perché si spera di scoprirlo dalla guida. Anche perché se non parla italiano. Infatti mi incazzo, rivoglio indietro i che 20 scampa. euro. Esatto. Però dica inculato. Esatto. Si potrà forse anche mangiare giù a Sì, anche 120 perché- metri. Anche perché non abbiamo portato nulla, quindi magari. Ciao, a dopo. Ok, dobbiamo scendere 320 scalini, ha detto. Scendere è facile, dai. Però comunque sono 320, Vedete che qua dopo 40 gradini in discesa è stato faticosissimo. Cioè l'ingresso. Gallerie e cappelle laghetti sotterranei. Davanti alla prima porta di ventilazione, queste porte regolano l'aria della miniera che è stata preparata per 2500 persone che possono stare contemporaneamente qui sotto. Oggi ne abbiamo fatto entrare già 3000, quindi tra poco l'aria. Infatti io parto sempre da destra. Prego. Ci troviamo davanti al pozzo Daniłowic, è lo pozzo che avete visto sopra, quello con ascensore, con le ruote, questo ascensore, col quale speriamo di uscire. Sapete perché? Perché si rompe una volta al mese, no? Indovinate quando si è rotto l'ultima volta? 29 Un mese fa. Un mese fa. Quindi, vediamo.
Quindi questo è un altro pozzo. D'inverno si scende con questo pozzo perché io userò questo termine. Dunque la prima parola oggi da imparare è bambocci. Bravissimi, questi bambocci tiravano dall'area di escavazione con le corde qui sopra e poi di qua rotolavano fino al pozzo di estrazione, quindi in superficie. Tutto quello che ci circonda, già il nostro salgemma, sale un po' bianco, un po' grigio, un po' verde. Il perché di questi colori è ovviamente tutta la storia. Ve la racconterò strada facendo. Andiamo. Invece con un'altra contrapeso facevano scendere il legno per proteggere i livelli più bassi. Signori, hanno estratto in questa miniera 7,5 milioni metri cubi di salgemma e hanno fatto entrare 2 milioni metri cubi di legno per proteggere i diversi livelli. Pitturandolo di bianco si vedeva di più. È che qua è buio presto, se no. Ecco signori, qui stiamo entrando adesso nella camera dedicata a Niccolò Copernico, eminente astronomo polacco che visitò la nostra miniera nel 1493 avendo 20 anni ed essendo studente dell'Accademia di Cracovia e quindi attuale Università Jagiellonica. Questa statua, nel 500° anniversario della nascita dello scienziato, ha fatto uno strominatore scultore non professionista a Władysław Haberk. Voi dovete sapere che tutte le sculture, altari, bassorilievi, statue, colonne, tutto quello che vedremo lungo il nostro percorso, bellissime cose, opere d'arte fatte in sale, hanno fatto i nostri minatori scultori non professionisti. Chi aveva talento faceva queste bellissime opere d'arte in sale. E noi vediamo questo sale un po' scuro fin dall'inizio, io vi ho detto appena che dentro è bianco. Vediamo un po' se metto la lucetta, guardate, è trasparente, bianco, se lo trittiamo è un sale normale come quello da cucina. Guardate il pavimento, mi sembra nero, niente affatto, guardate, tutto fatto di sale, bianco, bianchissimo, guardate, bellissimo. Dunque potete leccare dal pavimento che ci arriva fino al soffitto, tranne le statue di sale, ok? Non le tocchiamo, qui siamo qualche mila persone al giorno, in questo periodo 8.000 persone. Siamo davanti alle balaustre, signori, perché qui La facciata di una cappella dove hanno incominciato a celebrare messe qui dentro la miniera ed ecco alcune delle statue di sale scolpite. una volta formando questi bellissimi, guardate qui sopra, cavolfiori di sale, diciamo cavolfiori, perché hanno forma di un cavolfiore uguale, no? Bellissimi sono. Questi sono legni impregnati di Come sale. sostegno stanno benissimo. Noi ovviamente cambiamo il legno per la nostra sicurezza ogni tanto, ma ogni tanto significa ogni 100 anni, perché non c'è bisogno. Se diventa così, regge meglio questo che questo. No? Siamo entrati nella zona delle rotaie. La roccia, vedete, di questi cristalli di sale, avanti vi faccio vedere anche addobbati i lampadari, soprattutto in tutte le cappelle. I lampadari sono addobbati con questi cristalli di sale estratti, bellissimo. Ci rendiamo benissimo conto in che blocco di sale siamo. Magari le parti più pulite, chi vuole assaggiare. Ragazzi, è una cosa interessantissima, forse non so neanche se le immagini riescono a far vedere la cosa. Dove li vedete? Quasi 300 km di corridoi, cioè io sto parlando della distanza tipo Firenze-Roma, 300 km di corridoi ci sono qui, più 3.000 grandi camere, grotte, nicchie dove hanno estratto e tolto il salgemma. Dunque io vi ho detto all'inizio che percorreremo 3 km, dunque facciamo 1% di tutta la miniera, vedremo solo 1%, 300 km di corridoi ci sono qui, una città sotterranea enorme. Lungo queste grondaie di legno, bellissimo, questo scorre, ancora scorre l'acqua, la raccoglievano in posto e poi con sacchetti di polli, di pelle portavano sopra, non c'era altro da fare. Chi vuole può assaggiare questa acqua è satura, quindi è salata al massimo. Ho acceso Siamo in una cappella, anche il lampadario è fatto di sale. Guarda sopra, davanti a voi signori, la più bella chiesa sotterranea, tutta fatta in sale. Wow, Vedete qui sul balconcino. porca miseria, raga. Guarda che roba. Siamo nella parte superiore in un balconcino.
Questa chiesa è uno spettacolo, è completamente ovviamente fatta in sale e ci sono le reliquie di Paolo Giovanni II, essendo polacco, e sono state messe all'interno di quella croce lì. Sono delle gocce di sangue. Sotto, come vedete, ci sono anche tutta una serie di sale, saloni, saloncini, fino addirittura sale da 700 persone, dove potete organizzare concerti, potete organizzare pranzi, potete organizzare matrimoni, qualsiasi cosa, che sono così. Affittabili. Non te lo danno gratis. Visto che siamo qua, proviamo un'altra specialità che è il golonco, che non è nient'altro che lo stinco di maiale. Anche perché a 16 gradi questo lo puoi mangiare. Ragazzi, dove siamo? Dove siamo? Spiega. Cioè, ve lo stiamo chiedendo a loro? Erano imballati gli ascensori per salire, hanno detto adesso attraversiamo il museo, cosa che non volevamo fare perché esci da un'altra parte della città. E siamo usciti, io ero convinto di essere uscito da una parte, ma siamo totalmente dall'altra. Il problema è che in mezzo c'è un giardino e il navigatore non te lo fa fare a piedi, quindi devi orientarti. E vabbè, andiamo. Praticamente abbiamo camminato 1,5 chilometri di nuovo sottoterra per arrivare alla seconda parte di ascensore per salire, e siamo saliti da una parte della città diversa senza neanche vedere niente nel mezzo, perché il museo teoricamente per noi che avevamo il biglietto era anche compreso, e invece no, ci hanno fatto passare da un tunnel a parte, buio, spoglio, correndo, siamo sudati, usciamo e sta piovigginando e dobbiamo rifarci 1,5 chilometri nell'altro lato. Dai, non far la lamentona che tutto fa bene perché butta giù la ciccia. Adesso stiamo praticamente digerendo il golonco. Secondo me hanno diviso la gente. Chi ha mangiato il golonco lo facevano camminare, chi non aveva mangiato lo mandavano in ascensore. Potevano dirmelo perché il golonco mi sta tornando su. È iniziato tutto. Buongiorno Birucin. Chi è il Birucin? Il Birucin è qualcosa di scassato, un mezzo di locomozione strano. Tipo quei carretti che si inventano Esatto. le feste. Abbiamo tirato giù i Birucin per andare a fare la spesa. Oggi è un altro giorno, c'è il sole, oggi pomeriggio dovrebbe dare pioggia e lampi fulmini e saette, quindi abbiamo deciso di restare qua, andare a fare una spesuccia. Vediamo subito i prezzi. Esatto, per vedere i prezzi e per riuscire a sopravvivere a queste lunghe giornate fredde. E poi vediamo come ci organizziamo. Nel frattempo andiamo a procurare, a cacciarci il cibo. Quindi prima tappa al mercato dei produttori agricoli di questo paese. Ci sono proprio le persone che vendono quello che coltivano nell'orto. Ognuno vende una cosa. Cioè dovrei dire a mia mamma di fare un mercato degli agricoltori con le zucchine, le tonnellate. Andiamo. Questo qua è il mercato, quello dei ortofrutticolo locale, e ovviamente c'è chi ha la roba la viene a vendere. Quindi se non è matura non la vendi. Ci sono dei fiori, non me lo dire. Questi pile potrebbero servire presto. Qui ci sono frutti rossi. Marene, more. Bellissimo questo, Ribes, tutto di frutti sì, tutto. rossi. Guarda che bei duroni. Siamo a luglio, saranno buoni? Guarda quanto sono grossi. I duroni 5 euro al chilo. Fuori stagione poi già. O forse qua nascono dopo perché ci fa più freddo. Qua il San Giovanni non lo fanno. Abbiamo messo la telecamera storta perché così io sono storto. Mauro gli piacciono le inquadrature storte. Dai. Va bene. La regia sono Allora io. giriamoci anche un po' così. Così siamo ancora più Stanno storti. per vomitare, stanno vomitando. La Infatti, seggiovia è vicino, tra l'altro, a dove abbiamo parcheggiato esatto, questa notte. è quello che stavo dicendo, ma mi ha interrotto. Sdraiati? Dai, che sembra una merda schiacciata. Ma sdraiati appunto, per quello ti dico di sdraiarti. Guarda, oggi facciamo... Ciao! Sto riprendendo me però, carino. Comunque, come vi diceva Mauri prima, abbiamo dovuto scegliere un tour in italiano. Ha già iniziato il problema. Dai, Sai com'è? abbiamo dovuto scegliere un tour. E dai, smetti di interrompere. Non sono io.
Abbiamo dovuto... Dai, ti lascio fare. Abbiamo dovuto scegliere. Non ho fatto nulla. E adesso mi viene da ridere lo stesso. Dai. Ah, brucia.